La trasmissione sta per iniziare. Stai trasmettendo dal vivo. Ebbene, questo è un esperimento che faccio, cari amiche ed amici, che sto facendo questo live streaming, però non attraverso l'applicazione di YouTube. Infatti non ci vedo un tubo, ma attraverso il brownsware. Ecco qua. Mi sembra che è meglio la risoluzione così del brownsware, anche se il microfono è bassino e si sta surriscaldando il cellulare. Allora faccio questo live streaming perché l'inquadratura è anche migliore, perché il tema del giorno è: c'è realmente un complotto per controllare le masse? Ieri attraverso il mass media, il cinema, la radio, la televisione, i giornali, e oggi attraverso internet, attraverso il web, attraverso le piattaforme sociali, le reti sociali, oppure danno in pasto alle masse ciò che le masse sono disposte a guardare, perché è un po' un cane che si morde la coda. Allora, prima di proseguire con questo argomento interessante del giorno, cari amiche ed amici, qui vi saluta il vostro Sant'Enchan e vi ricordo: aiutate il mio canale a crescere, commentate questo video e condividetelo affinché anche altri possano commentarlo, e soprattutto più miei video commentate e date like o dislike, più lo farò con i vostri video. Allora continuiamo con l'argomento del giorno. Nel passato, quando non c'era internet, molti teorizzavano che si volevano controllare le masse con i mass media, però il fatto è che molti di quelli che entravano a far parte dei mass media erano persone che in realtà avevano guardato i mass media fin dalla loro infanzia, fin dalla loro gioventù, quindi ne erano anche influenzati. Quindi la maggior parte delle persone che controllano i mass media ne sono influenzati diretta o indirettamente, esteticamente, culturalmente. Quindi non si può dire che le persone che controllino i mass media siano asettiche, cioè non siano toccati da quello che fanno. Qua ho non so quanto tempo sta passando, il display si vede in una maniera diversa nel brownsware che con l'applicazione di YouTube. Si vede come dal computer, solamente che lo schermo è più ridotto, quindi mi spiace che non potrò rispondere alle chat perché non c'è lo spazio per le chat. Qua nella pagina dovrei aprire un brownsware in un altro dispositivo, ma non ne ho. Allora, dopo leggerò le vostre domande nella chat e vedrò di rispondere. Chi fa mass media molte volte ne è influenzato e quindi arriva lui stesso a produrre ciò che la gente vuole, quasi distinto, perché ne fa parte come pubblico soprattutto. Ma il discorso cambia con internet. Con internet si può influenzare in modo diretto. Per esempio c'è chi dice che lo stesso YouTube tolga o metta visualizzazioni, like, commentari. Il fatto è che molte volte YouTube, se toglie visualizzazioni, è perché certi account sono stati sospesi o addirittura annullati, ciò che è ingiusto, perché ormai la visualizzazione, il like e il commentario sono stati realizzati. E c'è da dire anche che molte volte tolgono le visualizzazioni, i commentari e i like di canali che sono stati cancellati perché hanno violato le norme e le regole di YouTube, ma le visualizzazioni prodotte da persone che non hanno visto il video entrando in un account non vengono annullate. Allora perché annullare le visualizzazioni
di account che sono stati cancellati, quando le visualizzazioni prodotte in dispositivi nei quali non si è avuto l'accesso in YouTube o in Google non vengono cancellate. È un po' una cosa strana, però voglio dire, fino a che punto noi siamo dipendenti dai mass media. Questo lo si spiega nei termini in cui non ci importa della cultura, non leggiamo. Io adesso sto leggendo poesia, sto leggendo le Fleurs du Mal. Non siamo non abbiamo un giudizio critico. Niente, i classici testimoni di Geova che vengono sempre a portare la buona novella. Allora, fino a che punto siamo dipendenti dai mass media? Scusate dell'interruzione. Fino al punto in cui non coltiviamo il senso critico. La lettura, come ho spiegato nel mio ultimo video, aiuta a coltivare un senso critico, aiuta a coltivare un pensiero critico, aiuta a non prendere tutto alla lettera. Ecco a che serve leggere, a non prendere tutto alla lettera, a interpretare le cose. Purtroppo vedo che molti giovani al giorno d'oggi non interpretano la realtà, non interpretano le cose, prendono tutto alla lettera. Certo, se poi esagerano già da adolescenti con le droghe, con l'alcol, con lo stress, perché possono fare le 3, le 4, le 6 del mattino e poi dormono fino alle 2, ma non recuperano il sonno dormendo fino alle 2. Fa male dormire poco, fa male dormire tardi, e soprattutto bisogna sapere che il sonno del mattino vale meno del sonno della notte. Allora bisognerebbe dormire 11, 10 e mezza, 11 e svegliarsi alle 8, alle 9, ma non dormire fino alle 12, che non è un sonno ristoratore. Si provoca dello stress mentale. Molti dei giovani che vivono così andranno incontro al Parkinson, all'Alzheimer, alla schizofrenia e altre malattie di disorganizzazione cerebrale. Ma molti pensano che ci sia una pianificazione dietro la follia e dietro la demenza della programmazione televisiva, dei mass media. Invece c'è il fatto che vogliano fare del denaro e che offrano alla gente ciò che la gente vuole vedere, cioè i programmi sono sempre meno culturali. Lo si vede nei giochi a premio televisivi, nei quiz televisivi, che da domande intellettuali passano semplicemente a far aprire pacchi, a far girare la ruota della fortuna, perché ormai la gente non sa rispondere su domande storiche.
già di per sé che i quiz televisivi riducano l'importanza della cultura a qualcosa che ti permette di vincere del denaro, rendono la cultura e la culturizzazione come un qualche cosa di cui si può fare mercimonio, perché se sai le cose devi andare a un quiz televisivo per guadagnare denaro, se no a che ti serve sapere le cose? In più oggigiorno neanche la gente vuole sapere nulla, perché un tempo, e io continuo a crederlo, la cultura serve per illustrarsi, per arricchirsi interiormente. Invece il giorno d'oggi non importa arricchirsi interiormente, importa l'apparire. Allora oggigiorno neanche la gente si sforza a conoscere le cose, a comprenderle, e vanno in un quiz televisivo dove devono rispondere a delle domande per fare delle figuracce. E infatti in internet si trovano dei video, le peggiori figure fatte nei quiz televisivi, i concorrenti più ignoranti. Ma oltretutto questi concorrenti con estrema suspicacia si vantano di non saper rispondere, si vantano delle figuracce che fanno, si vantano delle risposte che danno del tutto impertinenti, del tutto inconsiderate, e ridono pure, sono allegri, si divertono di mostrare, di esibire la loro ignoranza. E poi un'altra cosa, che finché lasceremo che le macchine pensino per noi, noi non pensiamo più. Io nel 2010 ho voluto comprare, perché ne avevano declamato e decantato la sua utilità, questo GPS. Ebbene, vediamo se si accende. Come vedete io ho impostato la mia un collage di mie foto, accetto che batteria bassa, eh, dove si va? Mappa, e c'è batteria bassa, dovrei caricarlo. Allora tu gli metti una direzione, adesso lo chiudo, tu gli metti una direzione e ti calcola il percorso, e poi ti impone di dove andare, perché ti dice a 50 metri svolta a destra, a 25 metri svolta a destra. Ti sei passato, non hai girato. Ricalcolando, a 200 metri svolta a sinistra, a 100 metri svolta a sinistra, a 50 metri svolta a sinistra. Attento, hai passato di nuovo, ritorna indietro. Qui puoi fare l'inversione a U. Voglio dire, ti suggerisce un percorso del tutto arbitrario, che uno per certe zone non passerebbe, e poi ti riprende. Attento, ricalcola, attento. Se uno non può girare, perché la tecnologia è sempre più invadente, i video che ti suggeriscono di guardare, i contatti che ti suggeriscono di avere nelle reti sociali, per esempio in Facebook, ti suggeriscono centinaia o migliaia di contatti, e uno accetta l'amicizia, e poi ti dicono: ti abbiamo sospeso questa modalità perché tu ne hai fatto abuso per un mese. Allora per un mese non puoi più contattarti con nuovi amici.
ma se te li hanno suggeriti loro, oppure te li suggeriscono perché sono amici di tuoi amici, che poi fra l'altro il 90% di questi amici, anche di amici italiani, non parlano italiano, non parlano inglese, non parlano un altro idioma che tu parli, ma te li suggeriscono come amici. Come può essere? Dico io, è una cosa assurda. E poi quando tu trovi qualcuno che realmente conosci di persona, lo vuoi aggiungere come amico e ti dicono: sei sicuro di volerlo aggiungere come amico? Quelli di Facebook, guarda che se non lo conosci puoi essere penalizzato. Ma come? Se quelli di Facebook reclamano Facebook dicendo: Facebook è un social network dove puoi ritrovarti con tutti gli amici, la volta che riesci a ritrovare una persona che hai conosciuto e frequentato da anni fa, ti dicono: guarda che se tu non lo conosci verrai penalizzato. Ma certo che lo conosco, cioè che a loro non risulta che lo conosco è un'altra cosa. Loro stanno in Palo Alto, California, come possono sapere chi è che io ho conosciuto a Roma e chi è che io non ho conosciuto a Roma? Capito? È tutto un controsenso. Eppure loro decidono che tu arbitrariamente vuoi conoscere persone e lì mi dice 7 minuti che ho fatto, mi sembra che sto da più tempo. Loro decidono che ti vuoi contattare con persone che non conosci, allora ti penalizzano. Ma se sono tutti compagni di scuola, compagni di palestra, compagne, amiche, persone che ho conosciuto nei negozi, librerie, biblioteche, oh, e quelli di Facebook esagerano. Vuoi aggiungere un nuovo contatto, parte l'allarma. Ah, guarda che se tu non lo conosci ti penalizziamo. Poi aggiungi 5 contatti e ti sospendono la possibilità di aggiungere contatti per un mese o per 5, e poi ti dicono: guarda che se continui così ti sospendiamo l'account. Allora ti passa proprio la voglia di aggiungere persone, perché io dico: finché io seguo i suggerimenti di Facebook a volte non ti dicono nulla, ma mi ritrovo con 1200 contatti in Facebook che non parlano italiano. Quando provo a aggiungere qualche persona dall'Italia mi mandano delle notifiche. Allora che devo accettare i contatti che mi suggeriscono loro? Per quale ragione? Se non leggeranno i miei post che non parlano in italiano, è un mistero. Poi in Twitter mi seguono 8.000 o 7.000 8.000 persone, ci sono dei periodi di alza e discendi, e solo l'1 o il 10% parlano in italiano. Poi una cosa incredibile, che io ricevo a volte per periodi, non so per quale ragione, un mucchio di retweet, di tweet e di cuoricini e di commentari ai miei tweets, però nessuno parla in italiano, molti in arabo, molti in russo e molti in cinese, ma soprattutto in arabo, che io non faccio nessun video che abbia a che fare con temi che possono interessare agli arabi. Non parlo in inglese e io non so come mi seguono in Twitter, i miei tweet ricevono un mucchio di retweet da parte di arabi, di gente che parla l'arabo. Magari non saranno arabi, saranno tunisini o non so, forse perché sono tutte persone che vogliono imparare a leggere in italiano o perché fanno clic nell'hashtag. Perché è una cosa incredibile, io twitto i miei video di YouTube, ricevono un mucchio di apprezzamenti in Twitter, ma nessuno li guarda poi in YouTube. Allora che cavolo ti ritwitti e ti dai i cuoricini ai miei post sui video in YouTube se non guardi il video? È un mistero.
Ma veramente stiamo diventando sempre più dipendenti dalle reti sociali oggigiorno, come lo erano i mass media ieri, perché c'è un complotto che ci spinge in quella direzione, oppure perché lo facciamo deliberatamente noi per libera scelta nostra? Siamo sempre più schiavi della tecnologia, e questo era l'argomento del video, poi ho cambiato. Ma siamo sempre più schiavi della tecnologia, anche dai citofoni, per poter divulgare la buona novella, come hanno fatto i testimoni di Geova prima, oppure per intentare sopravvivere, perché ti vengono anche a chiedere del denaro. Oppure siamo sempre più dipendenti perché ci inculcano questi abiti, questi paradigmi, o perché lo vogliamo essere noi, che crediamo di essere liberi di dipendere da tutti gli strumenti tecnologici e da tutti questi orpelli mediatici. Perché io, per esempio, confesso di avere una dipendenza. Io non mi drogo, non mi alcolizzo, non prendo sostanze stupefacenti e inebrianti, però a volte mi rendo conto come la routine di tutti i giorni mi porti a guardare il TG. E il TG che cos'è? È l'informazione ufficiale, quello che ci vogliono fare credere, quello che ci vendono, perché peraltro paghiamo il canone, che ce l'hanno messo nella bolletta elettrica. Allora puoi non avere il televisore, puoi non guardare la Rai, ma il canone lo paghi uguale. In Francia sono scesi in piazza e hanno tolto le accise sulla benzina. In Italia hanno messo il canone Rai nella bolletta elettrica, per cui ti è impossibile contestarlo. Prima potevi dire no, non c'ho il televisore, e allora non pagavi il canone, ma per farlo pagare pure a chi la tele non la guarda, come un anziano di 108 anni o un bambino di 12 anni o di 8 anni o di 6 mesi, hanno messo il canone della Rai sulla bolletta elettrica. Quindi adesso magari si paga in relazione al consumo, e ognuno di voi, come anche io, non siamo scesi in piazza per protestare contro questo, come hanno fatto in Francia, fino a che non si levi il canone Rai dalla bolletta elettrica, perché magari dovrebbero fare che la televisione pubblica o sia gratuita e si finanzi con la pubblicità, o come in molte città del mondo, la televisione pubblica, se si paga, si deve pagare per poterla guardare, se no si trasmette in nero, cioè tu non la puoi prendere via etere, via aria, tu non la puoi ricevere nel tuo televisore se non mettono un decoder e paghi. Allora va bene pagare il canone Rai, tu non vuoi pagare il canone Rai, non ti mettono il decoder in casa e non paghi. Come mai invece, a prescindere dall'apparato che oggigiorno devi avere in casa, il digitale terrestre, il satellitare, la televisione via cavo, tu la Rai la paghi comunque, la puoi ricevere o no, la paghi comunque, perché la paghi nella corrente elettrica, e nessuno ha protestato in Italia fino a far retrocedere il governo su questa manovra. Renzi ha messo il canone della Rai nella bolletta e tutti si sono lamentati, ma come? Sgomitando in fila dal fruttarolo, dicendo che ingiustizia. Nel supermercato tutti si lamentavano, nelle scuole, nei luoghi di lavoro, ma sono stati tutti zitti. Guarda, per togliere tutte le accise della benzina, come hanno fatto in Francia, capito? Perché non era solo che la benzina e soprattutto il diesel aumentavano a dismisura, ma anche che hanno fatto togliere le accise dalla benzina, tutte, non soltanto gli aumenti. Invece in Italia no, ci mettono il canone della Rai nella fattura nella bolletta dell'elettricità,
e noi tutti shh, zitti, tutti a pagare. Oh, non ci siamo lamentati così tanto sui social network come ci siamo lamentati perché ci facevano pagare la busta del supermercato, della spesa, della verdura, della frutta, che costa un centesimo o due o cinque, ma nessuno a lamentarsi, perché per esempio una cosa ingiusta è che a noi consumatori ci fanno pagare l'IVA, che significa imposta sul valore aggiunto. Allora io mi domando, è giusto che la paghiamo? No, perché a parte che è una delle più alte nel mondo, a parte il terzo mondo, ma il fatto che il nome stesso lo dice, imposta sul valore aggiunto. Se un commerciante, un ipermercato comprano questo Nokia Asha 302 e perché lo deve vendere, allora vanno dal maggiorista, che il maggiorista è andato dall'importatore, dall'esportatore per esempio, l'esportatore lo ha comprato dalla fabbrica all'estero, quindi se lo è fatto importare esportare, l'importatore lo ha fatto esportare dalla fabbrica, lo ha importato, quindi per venderlo l'importatore al maggiorista paga l'IVA, il maggiorista per venderlo a un distributore paga l'IVA, il distributore per venderlo ai grandi magazzini d'elettronica oppure al piccolo negozio oppure alla compagnia operatrice di servizi mobili paga l'IVA, e poi il commerciante, chi dà il servizio, l'operatore telefonico di cellulari, il grande magazzino di prodotti elettronici e l'ipermercato, il supermercato, il commerciante di elettronica pagano l'IVA per venderlo. Mi sembra tutto giusto fino a qui, però perché io come consumatore devo ricevere anch'io l'IVA che pagare tutti gli altri? Perché mi scaricano nell'acquisto del cellulare l'IVA? È ingiusto, perché io non lo compro per rivenderlo, non lo posso rivendere perché il prezzo che mi arriva a me come consumatore finale è così alto che se io lo pagassi questo cellulare 300 €, nessuno me lo compra a 400 €. Prima di tutto perché si trova nei negozi a 300 o anche meno. Adesso poi è un cellulare vecchio, quindi non si trova, e quindi lo dovrei vendere come usato, ma non posso scaricare l'IVA, anche perché dovrei avere una licenza per vendere ciò che compro, capito? E quindi dovrei pagare in licenza. E allora se io faccio la spesa, compro per fare una pasta alla carbonara, uova, pancetta, cipolla, spaghetti, una pentola, burro, olio, quello che sia, poi non è che preparo la pasta alla carbonara per vendere il, il prodotto finito, la plusvalia. Allora sì, se un vicino di casa mi chiedesse tutti i giorni della pasta alla carbonara per 10 persone, già quello sarebbe un lavoro e io dovrei mettermi in regola e pagare l'IVA perché starei guadagnando, quindi gli farei pagare un prodotto maggiorato con l'IVA, cioè no, pagherei io l'IVA e gli venderei la pasta alla carbonara, ma io mi preparo la pasta alla carbonara per mangiarla io e compro gli ingredienti con l'IVA. Il fruttarolo, il norcinaro o l'ipermercato mi fanno pagare a me l'IVA che dovrebbero pagare loro per il guadagno prodotto. Io non produco nessun guadagno, io consumo. Allora perché non ci lamentiamo? I consumatori finali non devono pagare l'IVA, la devono pagare gli esercizi commerciali, capito? Forse mi metto un po' più da vicino perché vedo che il microfono c'ha solo una lucina verde accesa. Perché devo pagare io l'IVA? Io consumo, io non produco ricchezze, io consumo la mia ricchezza per mangiare.
non come gli ipermercati che vendono producono profitti, non come gli esercizi commerciali che vendono e producono ricchezze, non come i ristoranti. Ecco, tu vai al ristorante, loro producono ricchezza trasformando beni e servizi in prestazioni, ma io al ristorante mangio e non produco ricchezza, spendo la mia ricchezza. Allora perché devo pagare nel conto l'iva che dovrebbe pagare il proprietario del ristorante o della catena di ristoranti? Ma quando mai scenderemo in Italia in piazza come in Francia per farci togliere a noi consumatori l'iva? No, mai. Eppure facciamo uno scandalo mediatico per i sacchetti della frutta che costano un centesimo. Allora vedete, forse in parte ci manovrano, ci manipolano il cervello con i mass media e con il mainstream in internet e nel web, ma in parte io credo che questo sia possibile perché ci facciamo manovrare noi, perché siamo noi così, la nostra mentalità che non si ribella. Non siamo come in Francia e nel resto del mondo. Per carità, io non voglio arrivare agli estremi risultati, conseguenze che sono arrivati in Francia. Non voglio che si bruci nulla perché poi fra l'altro pagheremo noi, cioè ci tolgono le accise sulla benzina, ci tolgono l'iva, ci tolgono il canone del capito. Non voglio neanche esplicito. Mi sembra che questa forma sperimentale per il momento di caricare video col cellulare attraverso non l'applicazione sia molto più viva. E mi sembra che sfrutti appieno la camera frontale di 2 megapixel full hd. Non vorrei sbagliarmi, poi vedo i risultati, se ci saranno risultati soprattutto di audio. Però voglio dire, noi non scendiamo in piazza per protestare che ci tolgano l'iva, l'imposto al valore aggiunto che devono pagare soltanto coloro che producono ricchezza, cioè che generano plusvalia, il commerciante, coloro che vendono beni e servizi, non coloro che li consumano. Che poi ho già detto in altri luoghi, tu compri un biglietto della lotteria o giochi d'azzardo nei giochi del monopolio di Stato, già ti hanno tartassato lo e in più ti tassano sulla giocata perché in pratica loro mettono in premi soltanto l'1% del denaro che raccolgono a giocata, e in più quando vinci ti tassano la vincita e poi ti dicono, se sempre che non riconoscano come apocrifa il tuo scontrino del lotto, no, ti dicono se vuoi essere pagato in contanti, a parte pagare le tasse e l'iva, che sarebbe ingiusto perché già ti tassano lo stipendio, ma oltretutto o ti diamo un 50% in contanti oppure ti diamo una percentuale inferiore e poi ti paghiamo un tanto al mese. È ingiusto perché se hai vinto 8 miliardi di euro, perché già in partenza ti devono pagare di meno. Loro dicono che non hanno soldi, ma quello che guadagnano è il 90% con rispetto a quello che mettono in premi, oppure il 99%. E allora dove va il 99% dei soldi? Loro mettono in premi soltanto l'1 o il 10%, che è ingiusto perché se tu riesci a farti una cinquina o una sestina nel super enalotto, magari hai diritto a 800 milioni di euro. Loro i soldi ce ne hanno perché ogni giocata dell'enalotto, adesso hanno fatto il lotto che ogni 10 minuti, ogni 5 minuti si gioca al lotto. Pazzesco. Una volta era 3 volte la settimana, poi hanno fatto 4, 5, 6. Quando io ero giovane era pochi giorni la settimana, poi hanno fatto tante ruote, tanti giorni della settimana. Adesso fanno con la telematica ogni 5 minuti, ogni 10 minuti, quindi le 24 ore escono degli estratti del lotto. I soldi che raccolgono sono migliaia di miliardi, eppure se tu vinci 800 milioni non hanno i fondi per pagarti.
e ti tassano i soldi quando già ti hanno tassato lo stipendio e ti hanno tassato la giocata, ti tassano pure la vincita se hai la fortuna di vincere. Mi sembra che bisogna ribellarsi contro tutto questo senza arrivare agli estremi parisiens. Comunque questa live è durata molto. Ah, è caldo il cellulare, come per friggerci un uovo. Qua, come potrete vedere, il mio vecchio tablet che io continuo ad utilizzare per non sciupare il cellulare. Vediamo un po', che lo utilizzo per tenere su il cellulare. Allora mi fa piacere che ultimamente che non si rompa lo schermo. Mi fa piacere che ultimamente guardiate i miei video, mi seguite, mi commentate. Pensate che in un video che ho caricato nel 2015 o 2016 ho ricevuto dalla stessa persona lo stesso commentario più di 8 volte. Non so se è un individuo compulsivo e ossessivo, ma mi chiede: ma perché non faccio dei video in spagnolo? Il video è un video tutorial sul cellulare, su questo cellulare, e il Motorola Moto X seconda generazione del 2014, che mia madre mi ha regalato per il compleanno. E il Natale, il compleanno, cioè il Natale del 2015 e il compleanno del 2016, perché come voi tutti ormai già sapete, io compio gli anni il 26 gennaio, quindi questo 26 gennaio 2019 farò 50 anni e mia madre mi può regalare un regalo ogni morte di papa. Allora ho fatto un tutorial, ne ho fatti molti sui cellulari. Su questo cellulare lo paragono al Motorola C350 che adesso non ho a portata di mano, che mia madre mi ha regalato per il 26 gennaio del 2004. È un cellulare uscito credo nel 2003. Guardate quel tutorial e commentatelo anche voi. E vi ricordo che se volete che io commenti i vostri video e gli dia like, voi fate così con i miei video. Più miei video poi commentate per farmi sapere che li avete guardati e gli date like, più io guarderò i vostri video e gli darò like. Però mi raccomando, non commentate lo stesso video 8 o 10 volte, quello non vale. Commentate molti miei video per farmi sapere chi è che ha guardato i miei video e gli ha dato like. Allora io passerò dal vostro canale e secondo il numero di miei video, di diversi miei video, non lo stesso video, come ha fatto una persona nel mio video sul Motorola Moto X seconda generazione, ha messo 8 commentari chiedendomi di fare dei video in spagnolo, perché ripeto, nei social media molte volte c'hai centinaia o migliaia di iscritti, come in YouTube che ho superato le migliaia di iscritti, o in Facebook che mi seguono in 1200, o in Twitter che mi seguono in quasi 8000, però soltanto l'1% parla in italiano, tutti gli altri spagnolo, arabo, russo, tedesco, indù, cinese. Allora mi chiedono di parlare in altri idiomi. Io passerò da quel canale e vedrò. Però a voi che parlate italiano e mi comprendete, c'ho 2 spettatori e 2 like. Mi dispiace di non poter rispondere al chat perché sto trasmettendo, voglio vedere come si trasmette, dopo vedrò i commentari, ma sto trasmettendo dal browser del cellulare, quindi via web, non via applicazione. E quindi vi dicevo, se voi volete che io commenti e dia like a molti dei vostri video, guardate molti dei video del mio canale. Ho superato ieri o l'altro ieri i 900 video, quindi mi raccomando, guardate tutti i miei video che potete, commentateli per farmi sapere che avete guardato
molti dei miei video, dategli like se vi piace, dislike se non vi piace, fatemi sapere cosa ne pensate del video e soprattutto se i commentari possono essere pertinenti all'argomento, meglio, vuol dire che avete seguito il video e che la vostra critica sarà costruttiva. Se no, mettete semplicemente bel video, mi è piaciuto, complimenti, e quindi più miei video commentate, più io passerò a guardare i vostri video, perché sapete che per commentarlo bisogna guardarlo il video, quindi partirà la riproduzione del video, io metterò like, lo commenterò, così come avrete fatto voi con i miei video. Più miei video commentate e darete like, più io farò con voi. Allora soprattutto voglio sapere la vostra opinione e mi raccomando, diffondete questo video a amici, parenti, conoscenti e contatti per farmi sapere cosa ne pensate. C'è un complotto, c'è qualcuno che orchestra dietro i mass media e il mainstream di internet per influenzarci, o siamo noi che tendenzialmente influenziamo la produzione dei mass media e del mainstream con i nostri gusti? E se i mass media e il mainstream producono delle cose sempre più scadenti, è perché il pubblico è sempre meno esigente e sempre meno formato culturalmente, quindi non c'è un complotto, è soltanto la gente che smette di seguire cose intellettuali per guardare cose di intrattenimento, di spettacolo, e per guardare soprattutto con l'intelligenza emozionale e non razionale la televisione, internet, la radio, i giornali e tutto il resto. Quindi secondo voi, ecco, ci vogliono influenzare con i mass media o siamo noi con la nostra emotività, irrazionalità e sempre meno cultura che influenziamo la produzione dei mass media, la massificazione e la, diciamo, mancanza di diversificazione della produzione radiotelevisiva, del cinema, degli spettacoli, che si sta uniformando tutto perché il pubblico in tutto il mondo si sta uniformando e chi produce vuole vendere e quindi si adegua ai gusti del pubblico. Lasciate la vostra opinione e mi raccomando, non lasciate di seguirmi qui, il vostro Sant'Enchan, poi vi suggerirò dei video anche nelle anteprime rettangolari, negli angoli. Mi raccomando, aspetto il vostro giudizio critico e tutto quello che vi ho detto prima. Grazie, adesso sono molto stanco, insomma sono le 6 e poi vi ripeto, sotto un video mi hanno detto: ma perché non fai, me l'ha chiesto in spagnolo, ma perché non fai dei video parlando in spagnolo? E in effetti come idea non è male, anche perché dovrete sapere che molti pensano che a parte l'inglese, l'idioma più parlato nel mondo sia il cinese, l'indù, a parte il fatto che ci sono molti idiomi nell'India e nella Cina, quindi non c'è un unico idioma indù o cinese, ma ce ne sono di importanti in Cina 4 o 5 e di meno importanti più di 260 e di completamente insignificanti migliaia, lo stesso in India. Ma in effetti in tutto il mondo si parla in inglese, quindi dovrei fare dei video in inglese. Poi il secondo idioma più parlato nel mondo è lo spagnolo, perché si parla in tutta America Latina, in Spagna e anche da qualche altra parte. Poi viene il francese, poi viene il tedesco e anche se tutti voi non lo crediate, viene l'idioma nostrano, l'italiano, perché per ragioni culturali molti in tutto il mondo lo imparano, non soltanto per poter apprezzare la nostra cultura, ma anche per venire a studiare in Italia. Quindi l'italiano, l'inglese e lo spagnolo sono i più parlati, i meno parlati nel web sono tutti gli altri, a eccezione dell'esperanto che sta conoscendo una nuova rinascita nel web,
però è parlato da qualche decina di milioni di persone appena, cioè un po' tutti quelli che guardano internet in Italia, quindi non è poco. Dovrei fare dei video in esperanto e in spagnolo, quindi prossimamente già ho fatto un primo tentativo, ma non ha avuto un numero sufficiente di spettatori, forse perché parlo male in spagnolo, ma ho fatto un primo tentativo in questo canale di fare un video in spagnolo. Lo hanno visto qualche centinaio di persone. Poi ho caricato un video dove parlano di risparmio energetico e di ecologia i presidenti Maduro del Venezuela e Macri dell'Argentina. Anche quel video l'hanno visto solo un centinaio di volte, eppure parlato in spagnolo. Quindi non è detto che per il fatto che fai un video parlando in spagnolo, in inglese, in russo, lo vedano milioni di volte, e a volte fai meno visualizzazioni che parlando in italiano. Io ho soltanto un 10% di iscritti a YouTube che parlano in italiano, eppure ho molte visualizzazioni in italiano. Magari gli altri parlano in spagnolo, inglese, eccetera, e mi guardano poco. Anche se facessi un video in inglese, ne ho fatti di video in inglese e ho fatto anche un video in spagnolo, eppure non li hanno visti molte volte. Allora vi ringrazio il vostro Sant'Enchan, saluti a Seth Sorelle, Alessandro Arcangeli, Amleta Bloom, che so che non vuole fare che io faccia dei video in interno, ma che ci vuoi fare? Adesso vi lascio, sono passati altri 10 minuti. Ciao, mi raccomando, grazie di avermi seguito. Questo è stato uno esperimento, vediamo se sarà il primo e l'ultimo o ne avrà un seguito. Ho fatto una diretta in YouTube, però non con l'applicazione di YouTube, dal browser Google Chrome. In questo modo dal mio canale di YouTube attraverso il browser ho fatto questa live. Vediamo come va e che risoluzione avrà il video. Se maggiore a quella abituale, allora vorrà dire che farò le live direttamente dal browser, però adesso smetto perché mi si sta surriscaldando troppo il cellulare. Allora ciao, mi raccomando, quando non farò nuovi video, mi raccomando, guardate quelli che ho già registrato in passato. Non chiedetemi perché non fai dei video, a volte per una settimana, per un mese non posso, ma voi andate a guardarvi i miei vecchi video, ne ho più di 900 adesso. Mi raccomando, supportatemi, sopportatemi, guardatevi tutti i miei video commentandoli, così io guarderò i vostri video. Ciao.